Abbiamo qui con noi un mio studente, Mahesh. Mahesh, Wow, ciao. presentati, dici qualcosa di te. Sono Mahesh Paolini Subramania. Il cognome infatti è un po' italiano, un po' indiano, è un po' strano, però è ok. Studio italiano da, oh wow, quasi 2 anni a questo punto. Hai iniziato proprio 2 anni fa? Infatti no, seriamente 2 anni, però in realtà forse 15 anni, però con nessun senso di, non so come dire, con nessun importanza, con nessun senso di gravità o qualcosa. Era Mm. solamente, un giorno devo imparare italiano perché mi piace andare in Italia, però alla fine 2 anni fa ho deciso no, basta, adesso devo in realtà cominciare a studiare italiano, imparare italiano e a provare a diventare italiano, forse un po'. Esatto, perché appunto tu hai detto che hai una parte di cognome italiano. Perché? Sì, mia moglie è italiana. Ok, è quasi italiana, è americana, però la sua anima è italiana, totalmente italiana. Infatti, viveva in Italia forse 20 anni fa, non mi ricordo esattamente, a Bologna, infatti. Qualche anno fa ho visto Italia per la prima volta, sono andato un posto in Italia, Venezia, e stava piovendo sempre e non era infatti così bella. Però Ah. poi, dopo aver incontrato Nikki, mia moglie, mi sono reso conto che wow, questo è un posto bellissimo. E infatti, più di il posto, il cibo era così perfetta. Perché ricordiamo, tu sei una buona forchetta. Infatti sì, sono una buona forchetta. Devo dire che quando sono in Italia sono davvero contento perché il cibo ovunque è così perfetto. E infatti devo dire che per me una cosa molto importante, la maggior ragione per cui ho cominciato a seriamente imparare italiano era i ristoranti in Italia. Perché in Italia quando si va a un ristorante il cibo è un parte del processo, l'incontro con il proprietario, con il cameriere, la discussione sul cibo, sui piatti del giorno, il vino, le recensioni, non so come dire just in time, tutte le cose sono davvero un parte dell'esperienza di mangiare ad un ristorante. E se non si può parlare in italiano, si perde la maggior parte dell'esperienza. Quindi in generale ti senti a casa in Italia, un po' in tutta l'Italia, da nord a Sì, sud. da nord al sud. Infatti, quando ho detto che ero in Italia una volta, infatti ho sbagliato, ho mentito. Ero in Italia 2 volte, una volta a Venezia e una volta in Sicilia, però in Sicilia negli anni 90, moltissimi anni fa. E in quei tempi Sicilia infatti non era totalmente un posto sicuro e avevo sempre un senso di non totalmente paura, però un senso di non essere in un posto dove dovrei essere. Però adesso no, 2 anni fa, 3 anni fa, wow, sono andato, o 2 anni fa, non mi ricordo adesso, a causa di Covid, non ricordo i tempi per niente. Sì, Sì, è successo a però tutti. esatto. 2 anni fa sono andato in Sicilia per il matrimonio di un amico e siamo passati forse una settimana lì. Era brillante, era perfetto, tutte le poste erano così belle, amichevole, piacevole. Però la città che ti sta più a cuore, la città italiana che ti sta più a cuore. Bologna. Mi piace moltissimo Bologna. Infatti abbiamo comprato un appartamento a Bologna e quando andiamo in pensione, il programma è di passare forse un mezzo dell'anno a Bologna e l'altro in America. Bellissimo, Perché bellissimo. sì,
E poi da lì magari Proverò. spostarvi un po' in tutta l'Italia, Oh, visitare. ovviamente sì. Ah, a proposito, se come Mahesh anche voi volete fare lezioni di italiano individuali con me, vi ricordo che potete farlo online tramite italki, lo sponsor di questo video. Italki è una piattaforma per l'apprendimento delle lingue con centinaia di professori madrelingua qualificati. Tra questi ovviamente ci sono anche io. Ecco il mio profilo. Come vedete, su italki prenotare le vostre lezioni individuali di italiano è semplicissimo. Vi basterà selezionare giorno e ora dal calendario e il gioco è fatto. Tra l'altro, per celebrare il 14° anniversario di nascita, italki sta regalando $140 da spendere per fare lezioni. Non è fantastico? Con $140 potreste fare un bel po' di lezioni gratis con me. Per approfittare di questa offerta e ottenere $140 di lezioni, dovreste semplicemente iscrivervi usando il link che vi ho lasciato in descrizione. Vi aspetto! E durante la giornata, durante la tua settimana, oltre alle nostre lezioni, cosa fai per praticare il tuo italiano? E vedere contenuto su YouTube, i film, le serie TV, in italiano, ovviamente tutte le cose in italiano, leggere libri in italiano, parlare in italiano con i miei amici, però sfortunatamente devo lavorare, devo dormire, due cose che sono un po' importanti, quindi ho qualche dipendente che è italiano e quindi quando colloquio con loro o quando devo parlare con loro di qualcosa, possiamo fare quelle parlate, chiacchierate, non so, Chiacchierate, sì. chiacchierate in italiano, che infatti è davvero difficile perché non ho nessune parole tecniche in italiano e quindi di solito diventano un tipo di meta italiano, meta inglese. Lavoro con cryptocurrencies e computers e quindi forse Bitcoin è Bitcoin in italiano, però Sì, non so. esatto, Però. spesso in quel campo soprattutto molte parole che usiamo anche noi sono in inglese, quindi ha senso metà italiano e metà inglese. E in generale in questi 2 anni quali difficoltà hai avuto nell'imparare l'italiano? Quando ho cominciato a imparare italiano, ho usato come una base, come un punto di riferimento inglese, perché parlo inglese. Ovviamente è molto naturale per me. Però poi, dopo aver passato forse un anno, mi sono reso conto che dovevo usare le lingue indiane invece di inglese per un punto di riferimento perché c'è una grande similarità fra quelle lingue e italiano. Forse la cosa più difficile per me in italiano è mettere il genere e il tempo e non so come dire plurale verso singolare. Il numero. Il numero, sì, genere, tempo e il numero corretto. Un'altra difficoltà, adesso che penso, il vocabolario, perché ho trovato che adesso in un senso riesco a dire qualsiasi cosa che voglio dire con le parole che conosco adesso. Non è una descrizione perfetta, però riesco a descrivere le cose. Il problema è che so che ci sono altre parole che sono più perfetto per quella cosa. Adesso voglio imparare quelle parole. Mi ricordo che 2 anni fa il mio italiano era, e non sto scherzando, non esisteva, non era una cosa, sapevo qualche parola in italiano e potevo usare quelle parole in una combinazione per, in un senso, descrivere una cosa o un concetto, però di solito forse 30% italiano, 70% inglese e 90% sbagliato. Era molto difficile. Però adesso, grazie a te, mi sento al mio agio. È normale. Si nota infatti. Credo che
La prima cosa che ho imparato, o le prime due cose che ho imparato era non so come dice questo e sono sicuro che questo è sbagliato. E... Le prime due frasi importanti. Esatto, sì. Sapevo infatti altre frasi come voglio un bicchiere di vino. E... Anche questa molto Esatto, importante. totalmente. Devi passare le vite facendo le cose che vuoi fare. E per me, ok, cibo è davvero importante, però a parte degli scherzi, devo dire che in Italia la cultura, la passione per le cose, la passione per la stile, la moda, le stile, Lo stile. per lo stile, la storia, tutte le cose c'è. E infatti non solamente la storia, però anche la varietà. Quando si va a altri posti in Italia c'è sempre qualcosa diverso da trovare, qualcosa diverso da fare, qualcosa davvero diverso, non nel senso di wow, c'è un altro McDonald's qui, che forza, però totalmente diverso. Un palazzo, un caffè, un posto dove si deve prendere un caffè e guardare le persone intorno, o passare forse un'ora sotto il sole, e un sacco di cose da fare. E infatti la vita è non abbastanza lunga per fare tutte le cose che voglio fare, però adesso voglio imparare italiano e passare tempo in Italia come un italiano. E prima di concludere, hai un messaggio, qualcosa che vuoi dire a tutte le persone che stanno imparando l'italiano e magari sono all'inizio, stanno incontrando delle difficoltà? Quando stai imparando italiano, devi sempre ricordare perché stai imparando italiano. Il momento quando diventa un compito, fai qualcos'altro. Perché quel momento italiano diventa un tipo di, non una parte della vita, però una cosa che si deve fare, non una cosa che si vuole fare. Imparare una lingua non è solamente della lingua. La lingua è un tipo di porto per entrare nella cultura, nel paese, nel cibo, nella moda, in tutte le cose che esistono nella cultura italiana. E Assolutamente. quando si capisce quella cosa, imparare la lingua diventa solamente un metodo ad ottenere la cultura, la vita che esiste lì. Sì, il Non è pacchetto solamente per completo. italiano. Esatto, il pacchetto completo. Perfetto. Perfetto, perfetto. Grazie mille Maesh per aver accettato il mio invito per fare questa intervista. Grazie per tutti i consigli, i messaggi che hai dato a tutti gli altri studenti. Grazie a te e per tutti gli studenti devo dire, vedi le cose in italiano, leggi le cose in italiano, dimenticala. Esatto. Devi assolutamente dimenticare le altre lingue. Esatto, deve diventare, Sì. come tu hai detto, parte della vita, della tua vita, della Esatto. propria vita. Grazie mille, ancora una volta. Grazie, ciao.